Ciao ragazzi, sono John Toretto e sono un po' triste, dispiaciuto. Per un po' forse non ci saranno barbecue della mia famiglia. Siamo qui all'Hard Rock Café di Milano, ho preso un dolce esagerato per un film. Esagerato, perché sono un po' dispiaciuto? Per il finale del film che è molto aperto, ma anche per il film stesso. Perché è un'opera che mi ha divertito, però c'è qualche problema ragazzi. Sto ancora digerendo la cosa. Faccio subito presente che il film mi ha divertito, mi ha intrattenuto e ho preferito questo al nono capitolo. Ovviamente questo va a gusti, però io sono una persona che ha visto tutta la Fast Saga, i film li ho visti più di una volta e onestamente adesso sento ancora quella stanchezza che c'era nel capitolo precedente. Però stavolta, oltre quella stanchezza, c'è anche una voglia di continuare a costruire e creare qualcosa in questo film, ovvero vengono messe continuamente basi alla storia e introdotti personaggi che serviranno sicuramente più avanti. Il film dura 140 minuti, c'è tantissima azione, ha un buon ritmo, però alla fine del film mi sono chiesto, ma cosa è successo in questa pellicola? Che cosa è andato avanti? Cosa è cambiato rispetto ai film precedenti? Che di cambiamenti dietro la telecamera ce ne sono stati. Cambio di regia il primo giorno di riprese. Justin Lin se ne va e arriva Louis Leterrier. Louis è un regista che ha fatto già vari film action. Ha collaborato alla regia del primo The Transporter e Transporter Extreme l'ha diretto lui. Poi ha fatto l'Incredibile Hulk e poi Now You See Me. Dietro la telecamera un nuovo regista e l'approccio diciamo che si vede un po' nelle sequenze d'azione. Tutto il resto sono idee visive che un po' abbiamo già visto, dico per le scene dialogate, le scene drammatiche, la freschezza un pelino c'è in qualche sequenza action. E sulle sequenze action ho poco da dire. Divertono, sono spettacolari, soprattutto la sequenza a Roma, però come detto all'inizio il film non vuole andare troppo avanti, mette solo delle basi per il futuro. Ragazzi, in questo video non vi faccio nessun tipo di spoiler, la trama è molto basica. La famiglia di Dom viene minacciata di nuovo da un cattivo che arriva dal loro passato, lo hanno creato loro questo cattivo. Infatti siamo all'Hard Rock di Milano in via Dante e il cattivo si chiama Dante. La Fast Saga riesce a portare nel 2023 Dante, l'inferno per la famiglia. Dante Reyes è il figlio del villain del quinto capitolo. Ha un piano preciso e il suo piano, che viene ripetuto tipo 8-10 volte durante il film, è far soffrire la famiglia di Dom e poi distruggerla pezzo dopo pezzo. Infatti la famiglia di Dom viene incastrata con la missione a Roma. Era una trappola. La sequenza è una delle più spettacolari del film, va bene. Da lì però la trama secondo me un po' si ferma, perché l'unica cosa che poi andrà avanti sarà loro che vengono braccati e devono sconfiggere il cattivo. Come detto in un video passato, la saga si è evoluta e adesso siamo arrivati quasi al capolinea. Dico quasi perché era in piano un secondo film, ma adesso sembra che ci saranno 2 sequel di questo film, una nuova trilogia. Guarda Vin, tiriamo avanti fino alla fine. Lo faccio per te, ok, però dopo un po' freniamo. Il film poi è molto autocompiaciuto secondo me, vive molto delle sue idee dei film passati e inoltre i personaggi che vediamo nel film sono delle specie di comparsate. Jason Statham compare alcune scene come Helen Mirren, poi vedremo più avanti. Proprio perché la famiglia si è allargata tantissimo, ci sono tante persone davanti alla telecamera e vanno gestite tutte nel migliore dei modi. Posso capire che non è facile in un film di 140 minuti, però abbiamo lasciato un sacco di spazio a inseguimenti, esplosioni, sparatorie, i personaggi ogni tanto un pelino più di spazio, però vabbè, fa niente. Vedremo più avanti, come detto. Tutti i personaggi che conosciamo ormai vanno col pilota automatico. È un po' depresso il personaggio di Anne. Poveraccio, soffre quel ragazzo. Ma forse la sua depressione passerà nel prossimo film. Onestamente il personaggio che mi ha divertito di più è John Cena, che nel capitolo precedente era ancora un po' tutto serio, vivo dietro la tua ombra Dom, ok? Qui invece è molto autoironico e il suo personaggio mi ha divertito tantissimo. Arriviamo a Jason Momoa. Ammetto che è un attore che non mi fa strappare la cuffia, però in Dune aveva recitato bene, nella serie sì, è molto bravo. Qui purtroppo il problema non è secondo me lui, aveva abbastanza carta bianca per fare un po' quello che voleva e ha creato una sua versione del Joker. Vedrete il film e capirete, e ho visto che non sono l'unico a dire questa cosa. Brie Larson invece mi ha divertito molto, secondo me si è divertita molto anche lei a far parte della famiglia, e la lanciatissima Daniela Melchior, anche lei secondo me si è divertita, fa un ruolo un po' più drammatico in questo scenario di film, e tutto è collegato sempre con la famiglia, quindi c'è tantissima carne al fuoco, ma vedremo nel 2025. Se dovessi dare un voto a Fast 10,
gli darei 6,5. Magari lo rivedrò anche in futuro, mi piacerà ancora di più, però adesso a caldo questo è il voto. E voi avete visto Fast 10? Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, fateci sapere la vostra. Io sono John Toretto, solo per voi conciato così anche oggi. Ringraziamo l'Hard Rock Café di Milano, un saluto da Wicos e ci vediamo al prossimo film.